Ciao e benvenute e benvenuti su Green Tech Tales. Io sono Valeria, sono una sviluppatrice ma anche public speaker. Vado alle conferenze a parlare di sostenibilità ambientale e di impatto ambientale del mondo tech. Qui su Green Tech Tales vi porto delle risorse, delle notizie e dei risultati di ricerche scientifiche e da qui partiamo per capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. Oggi partiamo subito con due notizie come sempre e per la prima vi porto in Giappone. In Giappone infatti un team di ricercatori che fanno parte dell'istituto di ricerca chiamato RIKEN, spero di dirlo correttamente, ma penso sia alla giapponese, penso sia RIKEN, sta lavorando appunto alla creazione di un materiale molto simile alla plastica a livello di flessibilità e di utilizzo, ma che possa dissolversi in acqua salata. Ora, da dove sono partiti e qual è la necessità che stanno cercando di risolvere? Negli ultimi anni il problema delle microplastiche è diventato sempre più importante, sempre più, ne abbiamo sentito parlare sempre più spesso, perché in realtà le microplastiche sono state trovate sia all'interno di corpi umani, sia in diverse parti del nostro pianeta, partendo da regioni più remote come in profondità negli oceani, ma anche nelle zone dell'Artico, ad esempio. Non solo, anche in realtà nell'aria e poi nei nostri oceani, appunto. E sebbene non si sappiano ancora molto bene gli effetti che le microplastiche possono avere sul corpo umano, in realtà sappiamo molto bene che la presenza di microplastiche va a creare degli squilibri e dei problemi negli ecosistemi terrestri e marini. Quindi cosa hanno fatto questi scienziati? Hanno cominciato appunto a lavorare ad un nuovo materiale partendo da un presupposto. Volevano creare un materiale che potesse sciogliersi e biodegradarsi nell'acqua salata. Ovviamente sempre un materiale che avesse come caratteristica sia peso che appunto robustezza molto simile alla plastica comune, ma con la caratteristica di biodegradarsi nell'acqua salata si andrebbe a ridurre l'inquinamento creato appunto dalle plastiche che vengono trovate in diversi ambienti del nostro pianeta, così come tutte quelle emissioni che sono generate per l'incenerimento di plastiche stesse. Ora, qualcuno di voi potrebbe pensare alle plastiche biodegradabili. Questa è stata una delle soluzioni che negli ultimi anni hanno preso un pochino piede, ma presentano sempre due problemi principali. Uno è la velocità con cui si degradano e anche le condizioni. Infatti, solitamente queste plastiche, sebbene biodegradabili, comunque impiegano diversi anni e sotto certe specifiche condizioni a biodegradarsi e in ogni caso arrivano comunque nei nostri oceani intatte e l'unica cosa che può succedere è che si spezzino, diciamo, in appunto microplastiche che poi non sono assorbite né da batteri né da nessun altro microrganismo, quindi sostanzialmente rimangono poi in questi ambienti. Quindi cosa ha fatto questo team? Questo team ha cominciato a lavorare ad un materiale che viene chiamato supramolecolare, cioè cosa significa? È un materiale che è formato da molecole che si legano tra loro non con legami chimici forti, ma con interazioni più deboli e reversibili. Ora, chiunque sia molto più preparato di me in chimica dei materiali sicuramente saprà darvi una spiegazione molto più precisa e dettagliata. Non è il mio ambito, volevo giusto darvi appunto due indicazioni in modo che possiamo passare alla notizia in modo un pochino più agevole. Cosa vuol dire avere un materiale con queste caratteristiche? Vuol dire avere comunque un materiale che sia meccanicamente resistente, quindi robusto e flessibile come la plastica che dicevamo prima, ma che appunto per come si creano i legami tra le molecole diventa un materiale che si può rompere rapidamente in determinate condizioni. E soprattutto l'ultimo punto, che però non è il meno importante, è il fatto che si crea un materiale che riesce a decomporsi in composti ed elementi che non sono tossici per il nostro pianeta. L'idea chiave da cui sono partiti per creare un materiale di questo tipo è quello del concetto dei legami molecolari e dei ponti salini. Adesso lo vediamo. Uno dei ricercatori di riferimento che trovate anche nell'articolo, che poi vi linko, è la persona che appunto si è esposta per spiegare i diversi esperimenti che hanno fatto, aveva già in mente una reazione molto specifica da applicare a questo materiale, ovvero voleva che i legami molecolari di questo materiale
si bloccassero con un certo meccanismo che però poteva essere sbloccato con un elemento chiave e aveva già pensato ad utilizzare il sale come elemento, che è il motivo per cui poi arriveremo a parlare di appunto acqua salata. Hanno provato diversi esperimenti e testato diverse combinazioni di materiali. Vi lascio qui i nomi dei materiali che sono arrivati poi diciamo alla definizione finale della combinazione che crea appunto questo materiale, e si sono resi conto che la combinazione di questi materiali creava appunto, come dicevamo prima, dei ponti salini. Come viene prodotto questo materiale supramolecolare? Sostanzialmente mescolando i materiali che avete visto prima si creano due strati, uno strato più denso e uno strato più liquido. Lo strato più denso è lo strato che poi, una volta estratto e fatto asciugare, è quello caratterizzato dai legami salini, dei ponti salini che vedevamo prima, e questo materiale crea appunto dei fogli simili alla plastica. Il punto fondamentale di questo materiale è che poi, in base a certe condizioni, si degrada e lo fa tramite l'acqua salata. Hanno scoperto infatti che reimmergendo questo foglio risultante in acqua salata, questo si degrada tornando ai materiali di partenza. Il motivo è che gli elettroliti presenti nell'acqua sostanzialmente vanno a rompere i ponti salini che si erano creati inizialmente, sbloccando il materiale, e quindi appunto ritornano i materiali di partenza. Di vari esperimenti che hanno fatto hanno mostrato che questa fase di degradazione dura circa 8 ore e mezza in acqua salata, quindi veramente poco rispetto a anni e anni che possono servire ad altri tipi di materiali per disintegrarsi. E un'altra particolarità è che comunque questo foglio può essere reso anche impermeabile se rivestito con un materiale idrofobico, quindi che respinge l'acqua. Una nota è che ovviamente questo nuovo materiale apre sostanzialmente una nuova era a livello di materiali che possono essere utilizzati per gli imballaggi. Non so se vi è mai capitato di vedere anche solo qualche video o vi è mai capitato di andare in Giappone. In Giappone hanno un enorme problema di imballaggi singoli, cioè imballano singolarmente i frutti e qualsiasi altra cosa che pensate a poterla imballare in gruppi di 100-200 cose, no, loro la imballano singolarmente. E quindi appunto si sono detti ok, questa cosa un pochino dobbiamo rivederla, dobbiamo cercare di avere dei materiali un pochino più sostenibili per il nostro pianeta. E questo però non vuol dire che la scoperta di questo materiale, che comunque ancora è in fase di sperimentazione, non è stato ancora commercializzato, possa diventare il materiale di default da utilizzare per gli imballaggi. Infatti comunque resta un problema, ovvero quello del riciclaggio dei materiali, perché dicevamo prima che si degrada in elementi che non sono tossici per il nostro pianeta, ma l'ideale sarebbe quello di avere dei sistemi di riciclaggio che, una volta disintegrato appunto il foglio supramolecolare, vada a sostanzialmente recuperare i materiali risultanti per poi produrre altri fogli supramolecolari, quindi cercare di avere diciamo un ciclo di vita un pochino più completo che parta sia dalla generazione di questo materiale che dal riciclaggio. Ho trovato una notizia abbastanza interessante, non mi ha stupito che arrivasse dal Giappone, arrivano sempre delle cose super interessanti, riescono a pensare molto fuori dal comune quando si parla appunto di materiale eccetera, e quindi fatemi sapere cosa ne pensate e se in realtà qualcuno è molto più ferrato di me in chimica dei materiali, potrebbe essere molto interessante avere un approfondimento nei commenti. Scrivete quello che volete aggiungere appunto a quello che ho cercato di spiegare in modo molto semplice e spero di non aver fatto errori. Passiamo alla seconda notizia e ci spostiamo dal Giappone e arriviamo negli Stati Uniti, nello specifico in Texas. Anche qui non mi stupisce che ci stiamo spostando in Texas perché la notizia che vi porto è qualcosa di estremamente folle e potrò farvi vedere anche delle immagini che sembrano tratte da una puntata di Black Mirror. Penso che questa cosa diventerà un po' ricorrente in questo canale e spero prima o poi di non dare nessuna idea per una puntata, o forse sì. Vabbè, vedremo. Comunque, ritornando alla notizia di oggi, vi porto appunto in Texas, in cui un'azienda nel 2019, quindi qualche anno fa, ha messo a punto un bioreattore chiamato EOS che utilizza alghe e intelligenza artificiale con l'obiettivo di assorbire CO2. Di che cosa si tratta? Sostanzialmente questo bioreattore, come dicevamo prima, utilizza due elementi fondamentali, alghe e intelligenza artificiale,
e sfrutta un processo chiamato biosequestrazione. Questo processo consiste sostanzialmente nella cattura e nello stoccaggio di anidride carbonica mediante processi biologici che vedono come protagonisti alghe, funghi e tanti altri organismi, e diciamo in parole molto molto povere può essere visto come un processo cugino della fotosintesi, ovvero quel processo mediante il quale le piante usano l'energia solare per poi trasformare l'anidride carbonica in ossigeno. Questo bioreattore ha fatto particolarmente notizia nel 2019 per il suo potenziale. Infatti l'azienda appunto che l'ha messo a punto ha stimato che questo bioreattore potesse assorbire una quantità di anidride carbonica pari a quella assorbibile da una foresta di un ettaro, che per riferimento un ettaro è circa 4.000 metri quadrati. Ora, dicevamo prima che loro sono partiti da due elementi, le alghe e l'intelligenza artificiale. Uno, proviamo a rispondere perché le alghe. Le alghe sembrano essere abbastanza efficienti, anche più efficienti degli alberi, nell'assorbire la CO2 nell'atmosfera. E un altro punto fondamentale è che mentre le alghe assorbono CO2, producono biomassa. Questa biomassa poi può essere utilizzata a sua volta per altri scopi e anche trasformata per dare vita ad altri materiali. Il secondo elemento è l'intelligenza artificiale. In che modo hanno utilizzato l'intelligenza artificiale nel 2019? L'hanno utilizzata per monitorare elementi come la luce, il calore, la crescita di queste alghe, la velocità con cui stavano crescendo, il pH, la CO2 assorbita e quant'altro, in modo da garantire delle condizioni di crescita ottimali appunto per queste alghe. Ora, sappiamo molto bene che l'assorbimento della CO2 è un tema estremamente complesso, infatti questo tipo di iniziative mettono luce su diverse metodologie nuove e fuori dal comune. La comunità scientifica di per sé ha ancora tanti dubbi su quanto questo tipo di iniziative possano essere utilizzate su larga scala. Infatti proviamo a pensare un attimo a un campo in cui vengono coltivate solo delle alghe o delle coste ricche di alghe e magari sì, ci potrebbero aiutare nell'assorbimento della CO2, ma dall'altra parte creeremo dei forti problemi, degli enormi problemi sugli ecosistemi e gli equilibri terrestri e marini. Quindi ancora dobbiamo un attimo capire quali sono i pro e i contro di questo tipo di iniziative, che sono estremamente interessanti e pongono appunto una nuova prospettiva, ma dobbiamo anche valutare quelle che possono essere le conseguenze sugli ecosistemi. Io per oggi ho finito, spero che avete trovato queste notizie interessanti e direi che ci vediamo alla prossima settimana.